Ci sono paesi fantasma e ci sono paesi che invece hanno molte potenzialità per tornare a rivivere. Scopriamo quali sono i piccoli paesi italiani che possono rinascere e diventare luoghi dove poter vivere bene, dove riscoprire valori dimenticati, tradizioni, vita semplice nella natura. Nel video precedente avevo rivolto un invito a tutti, quindi anche a te, per partecipare alla ricerca di luoghi interessanti dove poter vivere. Avevo portato come esempio un paese sulle Alpi Orobie che ho analizzato in modo approfondito. Poi ti do il link così lo guardi. Adesso vediamo le caratteristiche che devono avere i luoghi che vale la pena di esplorare per capire se possono rinascere. Perché? Inutile illudersi, la maggior parte dei piccoli paesi italiani non potrà mai rinascere e il loro inevitabile destino è diventare paesi fantasma. Probabilmente anche tu conosci un piccolo paese che ti suscita emozioni, magari ricordi di infanzia, legami con i parenti, bellissime vacanze. Magari hai sognato di poter recuperare una vecchia casa, magari hai pensato di farlo per la tua pensione. Bello! Ti auguro di riuscire a realizzare il tuo sogno, però questo non significa che quel piccolo paese possa rinascere. Sì, lo so, spesso è piacevole cullarsi in confortevoli illusioni piuttosto che affrontare la dura realtà. È bello sognare, ma bisogna anche essere consapevoli del fatto che non tutti i sogni si possono trasformare in realtà. Quindi, se si vuole fare qualcosa di utile, bisogna concentrare gli sforzi solo sui paesini che possono veramente rinascere. Molti luoghi hanno un futuro solo come rifugi temporanei per chi vuole staccare dalla città per qualche giorno. Sono spesso persone facoltose che acquistano rustici e le ristrutturano con ingenti spese, ma poi non ci vivono stabilmente perché mantenere una vita quotidiana lì è impossibile. Uno degli aspetti fondamentali è il numero di abitanti. Senza una popolazione stabile di almeno 500 abitanti non si possono nemmeno creare i servizi minimi essenziali. Non parliamo poi di attività commerciali che necessitano sempre di un bacino di utenza di migliaia di persone per essere sostenibili economicamente. Poi c'è il discorso delle abitazioni. Lasciamo stare quelle ridicole proposte di case a €1 che sono solo specchietti per le allodole. Ne ho già parlato in dettaglio. Molte persone prive di conoscenze tecniche rimangono affascinate da vecchi rustici o case abbandonate, ma non si rendono conto che il loro recupero è quasi sempre improponibile. Altri aspetti da considerare sono le strade, i collegamenti. Bellissimo il paesino sul cucuzzolo della montagna, però è improponibile per creare una comunità viva che può crescere. Non serve a niente illudersi che basti una giovane coppia che va a vivere nella casa dei nonni per cambiare le sorti di quel posto. Quindi ti invito nuovamente ad aiutarmi nella ricerca di piccoli paesi che possono essere adatti a chi vuole lasciare la città. Però concentriamoci sui luoghi che possono veramente rivivere e dove si possono sviluppare progetti in grado di contrastare lo spopolamento. Insomma, devono essere paesini come quello che ho fatto vedere in questo video. Guardalo. Per partecipare a questa iniziativa contattami dal sito www.ruraledigitale.it e ti fornirò tutti i dettagli. Ovviamente non dimenticare un mi piace a questo video per renderlo più visibile, la condivisione e l'iscrizione al canale. I link agli altri video molto interessanti che ti consiglio di guardare e di cui ti ho parlato li trovi nella descrizione qui sotto.